Attenzione, chi capisce che questo video è una valutazione personale su alcune situazioni può essere d'accordo o no, è sempre una questione di opinioni. Chi invece vede questo video come qualcosa contro la VR46 ha un problema. Chi poi invece riesce a vedere questo video addirittura come qualcosa contro Valentino Rossi ha bisogno di un dottore molto bravo e io non lo posso aiutare. Ciao a tutti da Mr. Helmet. Ecco il video più difficile dell'anno a 2023 appena iniziato, perché ogni volta che si parla di VR46 senza fare degli elogi a livello di fanatismo religioso si passa per ether, anche se adesso VR46 non ha più niente a che fare con Valentino Rossi. Ecco la prima cosa, è come se il binomio Valentino Rossi VR46 azienda fosse morto, spezzato. Valentino fa le sue cose con la moglie, con le auto, e la VR46 fa il suo percorso sempre più, si può dire, disastrato, si può dire, non ci credete? Se vi piace tutto questo, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e scoprite come potete supportare Mr. Helmet con lo shop, le donazioni, i super stickers e i super grazie tramite l'abbonamento. Una volta spendevamo 10 euro al mese per le riviste di moto, adesso bastano 6 centesimi al giorno per sostenere un'informazione libera e con contenuti quotidiani. Lo ridico, attenzione! Chi capisce che questo video è una valutazione personale su alcune situazioni può essere d'accordo o no, è sempre una questione di opinioni. Chi vede questo video come qualcosa contro la VR46 ha un problema, chi invece riesce a vedere questo video addirittura come qualcosa contro Valentino Rossi ha bisogno di un dottore molto bravo e io non lo posso aiutare. Dicevamo, il binomio Valentino VR46 non esiste più. Vale fa le sue cose con le auto, di cui bisogna avere il coraggio di dirlo, non frega niente quasi a nessuno. Le testate di moto praticamente riportano notizie che non interessano su un campionato a 4 ruote di cui nessuno conosceva l'esistenza e di cui a momenti non parla nemmeno chi si occupa di auto. E ormai ci sono due tipi di commenti: quelli degli appassionati di moto che si lamentano perché i contenuti dei siti di moto non hanno attinenza, e quelli degli appassionati di Valentino che si ripetono a macchinetta con cose tipo brutta l'invidia, è la storia del motociclismo, quando la volpe non arriva all'uva, intanto il bimbo minchia Marquez, minuscolo, non sarà mai come lui, vincili tu 9 mondiali, per chiudere con buona vita e continuati a fare viaggi con una G sola. Nel frattempo Valentino fra altre cose con sua moglie e sua figlia, e le riviste sbattono la testa come pipistrelli prigionieri, cercando, diciamo così, leccare anche lì, riportando notizie ridicole per il semplice fatto che Rossi semplicemente non va più in motocicletta e quindi una presenza ossessiva non ha più senso, ok? E quindi post inutili su bambinaie, cuoricini, bambini, ok. Ci sono poi i post nostalgia, le riesumazioni sul biscotto 2015, quelle con le dichiarazioni di e verso Marquez, Lorenzo, Stoner, eccetera, i cosiddetti memorabilia giornalistici per irriducibili mainstream, e poi gli accostamenti patetici con gli eventi o i morti eccellenti di turno, quali Ken Block, eccetera. Tutti rigorosamente ricordati senza vergogna né utilità accanto a Valentino. Ormai è un feticcio del click, ancora di salvataggio quando non si ha un bel cazzo di niente da dire, ma bisogna rimanere su Google Discover e cercare su Facebook i click di quelli che postano il buongiornissimo col cappuccino. E questa gentaccia ha un mutuo aperto con Valentino. Ci ha mangiato per anni, ha avuto credibilità grazie a lui e adesso la deve restituire tenendo in caldo il suo nome mentre continua a mangiarne le avanzi e le briciole. Il tema però non è Valentino, ma il suo distacco da se stesso, o meglio, il suo distacco da una cosa che una volta era pienamente identificabile con lui, la VR46. Provo a dimostrarvi che non gliene frega più niente o che vuole che la percezione sia tale, almeno per un po'. A malapena si è visto nelle gare MotoGP, a malapena è andato a visitare i suoi team, pochissime le dichiarazioni, quasi tutte di circostanza, quando educatamente risponde
solo chiaramente e rigorosamente attestate di provata e storica lealtà e fedeltà, a parte le interviste mainstream a fine carriera, le ospitate generiche, eccetera, ma di motociclismo reale, insomma, niente, una sorta di giusta disintossicazione da parte sua, che è comprensibile. Si può dire che oltre al binomio Valentino Rossi VR46 sia in declino anche la VR46 stessa? Chiaramente no. In Italia non si può dire perché si passa per eteri, invidiosi, eccetera. Va tutto benissimo. Allora forse è il caso di prendere in considerazione alcuni elementi no? Per valutare al meglio. Negli ultimi anni cosa è successo alla VR46, dipinta da sempre come geniale, infallibile, spettacolare, benefattrice, eccetera, che ha smesso di essere quello che era, di pari passo con il finire della carriera di Valentino. VR46 è stata protagonista, va riconosciuto, di idee geniali e innovative, attività pazzesche, successi inarrivabili. Ha svolto, molto importante questo, il ruolo che la Federazione Motociclistica Italiana non ha mai saputo ricoprire, e ha fatto cose che nessuno aveva mai fatto e che forse mai farà, solo fino a quando però era complementare a Valentino, che si esercitava al ranch con piloti che gli servivano per mantenere la sua carica agonistica. Chi vede in questa considerazione qualcosa di negativo o una critica è scemo e non capisce che Rossi ha fatto bene a fare business, faceva del bene a se stesso e di rimbalzo anche ad altri, in un settore che gli deve tantissimo, quasi tutto. Però man mano che la VR46, che Valentino chiudeva la sua carriera, la VR46 ha chiuso il team Moto3, ceduto da Vinti in cambio dei posti MotoGP, e poi ha chiuso anche il team Moto2, venduto per palesi difficoltà finanziarie a Fanti, che si è fatta carico di personale, struttura, eccetera. Ha chiuso il team del CEV, ha chiuso il team del CIV. Nessuno ha avuto il coraggio di dire che improvvisamente, senza Valentino in pista, sono mancati i soldi, l'interesse e tutti quegli sponsor che prima bussavano automaticamente alla porta, ed è mancato il coraggio di dire che prima l'interesse c'era perché le cose erano belle, e le cose erano belle, diventavano belle perché le faceva Valentino e c'era lui. Via Valentino, via gli sponsor, dimostratemi il contrario senza tirarmi fuori il Covid, Putin e le criptovalute, a meno che non si voglia considerare come sponsor quella Tanal farlocca che si era inventata la partecipazione del petroliere Aramco, che non ne sapeva niente, i 90 milioni in 5 anni, lo sceicco che faceva le conference con dietro la tenda dell'Ikea senza saper parlare, la corsa Gubbio-Riad, la moto elettrica ibrida, le mongolfiere, la Mazzanti e le porte della residenza araba che non si sono mai aperte. Tutto inventato, come l'offerta sempre di Tanal e dello sceicco di 150 milioni per comprare la VR46, spiattellata da Il Sole 24 Ore, attenzione, niente di che, lo stesso giornale che adesso dice che va tutto bene, una follia di cui non ha parlato nessuno tranne il sottoscritto, mentre andava avanti un'altra follia, quella dei leccapiedi che ciechi, sordi e muti, che da desiderio onanistico si trasformava in una realtà mai esistita e nessuno parlava perché aveva ricevuto ordine di stare zitto. Fatevi gli affari vostri. Questo è stata d'accordo. l'indicazione che ci è arrivata. Quindi fatevi gli affari vostri, perché i nostri sappiamo farceli. Fatevi. Allora, se possiamo dire che le disgrazie di VR46 sono iniziate da lì, almeno finanziariamente, perché 90 milioni fra averli e non averli diventano 180, come dicono in Toscana. Dal punto di vista dell'immagine dobbiamo dire che il sistema azienda VR46 funzionava grazie a Valentino e si è affievolito mentre andava via. Non era la VR46 che era infallibile, era la presenza di Valentino che la rendeva tale, anche magari solo in apparenza. Poi, sempre per la compiacenza editoriale che
e per la riconoscenza canina scodinzolante possiamo anche dipingere Uccio Salucci e Alberto Tebaldi come i maghi della finanza, cioè voglio dire, e della gestione aziendale con quali curriculum e studi, a parte la Paddock University, ancora non si è capito. Però la realtà è che in meno di 2 anni sta scomparendo tutto, ok? Academy inclusa, che se non mi sbaglio è passata da vera e propria scuola di piloti campioni a rimaniamo amici e ci alleniamo ogni tanto, passando da articoli che ci spiegano quanto costa ad andare ad allenarsi al ranch, che è passato dal luogo di eccellenza a una cosa a gettone, e quando servono soldi è così, e si fanno anche i redazionali. E a parte i grandissimi, diciamo così, risultati di Bagnaia e Morbidelli, che erano già bravi da prima e per conto loro e che pare siano anche in rotta fra loro, anche il castello dei piloti sembra essere crollato e sono rimasti ormai in pochi a pagare il 15% famoso alla VR46. Vietti si è salvato come clausola nel team Fantic, ma a parte Bezzecchi e Marini, che però corrono nel loro stesso team, tutti gli altri sono stati espulsi dal meccanismo MotoGP e molti sono usciti così bravi che non hanno trovato un posto. Anche tanti altri sono dovuti scendere di categoria perché forse erano bravi ma non erano quei campioni stellari che ci avevano venduto i media. E non sono cose che dico io, ma cose che succedono, quindi fare i nomi non serve, perché si offenderebbero dei piloti che non hanno colpe, se non quella di essere stati troppo pompati da una stampa drogata di compiacenza e servilismo. Però rimangono amici. È anche così che un team MotoGP che si doveva chiamare Tanal Aramco, con 90 milioni da spendere, quest'anno deve rinunciare ad una moto ufficiale perché non ha i soldi, e noi ci dobbiamo bere la cazzata concordata che si è preferito avere 2 moto clienti per gestirle meglio tecnicamente, dai su, per non parlare del fatto che si stia cercando di passare a Yamaha perché c'è maggior convenienza finanziaria e Papavale non sgancia un euro dei suoi, di quelli chiaramente meritatamente guadagnati. Faccio un riepilogo. Chiuso il team Moto 3, chiuso il team Moto 2, chiuso il CEV, chiuso il CIV, chiusa praticamente l'Academy, e la VR46 abbigliamento quanto è stata negli anni valentinocentrica? Quanto merchandising vendono gli altri suoi piloti rispetto a Rossi? Quante magliette e cappellini, per intenderci, di Migno, Morbidelli, Vietti si vendono? Quante magliette, cappellini, calendari di Valentino con le auto a 59 euro si venderanno adesso che non corre più e che soprattutto nel paddock non si fa vedere? Per quanto tempo ancora? Gli altri progetti come andranno, dato che Vale praticamente nemmeno compare? Non sembrerebbe che basti un logo per far funzionare tutto. Quanto dura un'immagine che non viene alimentata o che esce dal suo settore di riferimento senza vincere? Stessa cosa per il fan club, un'azienda che fatturava e che organizzava voli charter verso le gare, mentre adesso non pubblica un post da 3 mesi e parla solo di cose successe fino al 2009. 40 euro l'anno come iscrizione. Tutto a posto? Esiste? Vanno a vedere il GT? Speriamo bene. Ecco le domande che faccio. Sta andando tutto bene come ci raccontano i media a servizio? Ma soprattutto non è che a Valentino di questa cosa non frega niente e che sta tenendo in piedi un giocattolo facendo il minimo indispensabile senza metterci né soldi né immagine personale, per la sola gratitudine che ha verso i vecchi amici e un fratello? È anche giusto che voi mi chiediate, ma a te, Mr. Helmet, che cazzo te ne frega? Me ne frega. Perché se le cose stanno andando poco poco, come dico io, siamo davanti ad una stampa di merda, ok? Che ci racconta tutto il contrario di quello che è, mischiando un filo di gratitudine verso Valentino Rossi con dosi abbondanti di sfruttamento da fine impero nei suoi confronti. E sapete quanto queste cose mi diano fastidio? Sono più fan io alla fine di Rossi che loro, perché io non lo sfrutto, non ci mangio e lo rispetto molto, molto, molto di più. Ciao da Mr. Helmet.